Si dice so che Marco è andato in montagna o so che Marco andava in montagna? Ma andava o è andato? Va o andrà? Sta andando? Oddio! Non c'è problema! Guarda il video e parla italiano. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Oggi parleremo della concordanza dei tempi, cioè di quali tempi scegliere in una frase complessa, con una frase principale e una dipendente. Questo è un aspetto della grammatica italiana che spesso crea dubbi negli studenti. Parliamo di grammatica avanzata. Questo è un livello B2. Se sei a un livello inferiore, ma non importa, guarda il video ugualmente. In questo modo stai piantando dei semi, stai formando le basi per capire meglio in futuro. Io spiegherò questi concetti in modo estremamente semplice e conciso, all'osso. Questo video è tutto in italiano, ma puoi attivare i sottotitoli e nel PDF che trovi su Patreon c'è anche la traduzione inglese, oltre a delle espansioni grammaticali. Questo argomento è stato richiesto da Andrew, un signore americano che ha comprato il nostro libro di grammatica. Eccolo qua. Grazie Andrew. Partiamo! I concetti che spiego oggi sono la base, il fondamento per capire come funziona, come organizzare i tempi di una frase. Partiamo dal caso più semplice, poi in futuro aggiungeremo livelli di difficoltà. La concordanza dei tempi, in parole semplici, vuol dire scegliere il tempo giusto nella dipendente per essere coerenti con la principale, per essere logici. È come sincronizzare due orologi. Esempio pratico. So che stai studiando italiano. La frase principale è so. Si chiama frase principale perché può stare da sola, è completa. Che stai studiando italiano è la frase dipendente che dà delle informazioni in più. So. Che cosa so? Che stai studiando italiano. Oggi impareremo a scegliere il tempo della frase dipendente in modo logico, in base alla linea del tempo. Adesso, prima, dopo. Attenzione! Oggi vediamo solo il caso in cui il tempo della principale è al presente o comunque vicino al presente e le nostre frasi esprimono fatti reali, quindi useremo il modo indicativo. Parliamo di contemporaneità nel presente. Due fatti adesso, ora, ora. Paolo dice che Arianna studia francese. Paolo dice adesso che Arianna adesso, nella vita in generale, studia francese. Questa concordanza è facile. Abbiamo il presente nella principale e il presente nella dipendente. Possiamo fare delle variazioni. Paolo dice che Arianna sta studiando francese. Nella dipendente uso il presente progressivo per indicare qualcosa che avviene esattamente in questo momento, oppure che ha un valore temporaneo. Anche nella principale posso fare delle variazioni. Paolo sta dicendo che Arianna studia francese. Qui siamo sempre nella contemporaneità, nel presente, adesso, in generale. Cosa diciamo? Che tempi usiamo? Quando l'azione della dipendente è nel futuro,
quando il rapporto è ora dopo? È facile, usiamo il futuro. Paolo dice che Arianna domani andrà in montagna. Nell'italiano parlato usiamo spesso il presente al posto del futuro, quindi è accettabile anche dire Paolo dice che Arianna domani va in montagna. Lo possiamo dire nell'italiano parlato con i nostri amici o in famiglia. Nell'italiano scritto o più formale, questo non è molto elegante. Allora io non lo userò mai. Io voglio essere elegante. Io dico che domani andrò in montagna, a Cortina. Va bene. Prima di andare avanti, voglio dirti questo. Se ti piace quello che facciamo, iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche. Abbiamo un sito web sempre in evoluzione e abbiamo anche un blog che puoi leggere per migliorare il tuo vocabolario e la tua grammatica. Ovviamente ora analizziamo il rapporto di anteriorità, quando l'azione della dipendente è prima, è precedente a quella della principale. Il rapporto è adesso prima. Anche qui usiamo la logica. Paolo dice che Arianna è andata in montagna. Paolo dice adesso che Arianna prima è andata in montagna. Nella dipendente abbiamo il passato prossimo, è andata. Facciamo un altro esempio con il passato prossimo. Paolo dice che Arianna ha comprato un'auto nuova. Anche ha comprato è passato prossimo. Possiamo fare delle variazioni, certo, dipende da che cosa vogliamo dire. Paolo dice che Arianna da giovane andava sempre in montagna con i nonni. Paolo dice che Arianna andava. Andava è imperfetto e indica una ripetizione, un'abitudine nel passato. La scelta tra imperfetto e passato prossimo è un altro argomento interessante. Ne ho parlato su questo canale e anche nel blog. Vai a vedere. Ci possono essere altre variazioni? Sì, certo. Posso usare anche il passato remoto. Paolo dice che suo nonno nel 1936 andò a Cortina. Qui la dipendente indica un passato lontano, senza legami con il presente. Ora vediamo tutto in una tabella. Ora torniamo al primo caso, presente, presente. Presente, presente. Che noia. Sono le basi. Dai, dacci qualcosa di più. Aggiungiamo un'altra variazione, tanto ora è tutto chiaro, no? Torniamo al primo caso, presente, presente. Paolo dice che Arianna studia francese. Qui possiamo anche usare il passato prossimo, nel senso di un passato molto vicino al presente. Per esempio, aggiungendo parole come appena, ora. Paolo ha appena detto che Arianna studia francese. Poco fa Paolo ha detto che Arianna studia francese. In questo caso è valida la concordanza con il presente, perché si capisce dal contesto che questo passato è molto vicino al presente. In un altro video vedremo la concordanza dei tempi al passato e vedremo il passato prossimo usato come un vero e proprio passato. Ma cos'è la grammatica senza la pratica? Niente! Ora la nostra amica Genoveffa ci aiuterà con qualche esercizio.
Ora vediamo se avete capito bene. Io ho capito tutto, ovviamente. Marco dice che oggi piove molto. Ovvio, no? Alice racconta che ieri è andata al cinema con Luca. Bah, non mi interessa con chi è andata al cinema. Il professore spiega che l'anno prossimo noi studieremo la letteratura italiana. Ovvio, parliamo del futuro, usiamo il futuro. Hai capito, Anna? Studieremo la letteratura italiana. Andiamo avanti. Anna dice che da bambina giocava sempre nel parco con i suoi amici. Parliamo di un'abitudine di Anna. Da piccola giocava sempre con i suoi amici. Comunque non ci credo. Secondo me Anna non aveva amici. Marta dice che adesso legge un libro interessante o sta leggendo un libro interessante. Marta è fortunata, io invece mi annoio. Che noia! Grazie Genoveffa, il tuo stile è unico. Grazie per il tuo aiuto. Abbiamo finito di parlare di questo argomento? No, no, c'è molto altro da dire, ma non voglio mettere troppa carne al fuoco. Devi pensare a tutte queste cose ogni volta che dici una frase in italiano? Ma no, però è utile avere chiari in mente questi concetti. Prossimamente parleremo della principale al passato e parleremo anche della concordanza con il congiuntivo. Ma facciamo un passo alla volta. E siamo arrivati alla fine della lezione di oggi. Sono concetti semplici ma molto importanti. Se sei iscritto a Patreon, scarica il PDF con gli esercizi e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!